Guarda, niente, pietà, si sa che macchina è finita proprio, guarda, te la sto portando immediatamente, pensaci te, fai tutto te, io così non la posso più vedere, è finita. Buongiorno a tutti amici, il mio caro amico Federico ha chiesto il mio aiuto. La sua Kyosho MP10 è finita, un modello con alle spalle svariati litri dove fino ad ora è stata effettuata una classica manutenzione. Adesso andrò a smontare questo modello pezzo per pezzo e verificherò quali sono le parti usurate da andare a cambiare. Secondo voi varrà la pena ripristinare questa Kyosho MP10? Continuate a guardare il video per scoprirlo. Campana andata. Poi smonterò il motore e lo controllerò comunque sia pezzo per pezzo. Questo è un motore che già ho controllato e ha tantissimi litri ma ancora va alla grande. Dopo verificherò tutto quanto, lo pulirò e valuterò anche se cambiare la frizione, ma questo insomma è normale e non dipende dal modello. Proseguo con lo smontaggio. Come al solito ragazzi vi ricordo massima organizzazione. Io mi sono procurato questo comodo contenitore con divisori dove andrò a posizionare le varie parti di questo modello, divise. Per esempio, qui metterò alcune parti, qui anteriore, qui centrale e qui posteriore. Poi le altre parti che non entrano all'interno di questo contenitore le inserirò in un altro contenitore. Primo step, ammortizzatori, smontati pezzo pezzo e controllati nei minimi particolari. Le canne sono in ottimo stato, così come anche gli steli, le membrane e i piattelli. Le componentistiche da cambiare sono queste qui: tappi, boccole, o-ring e guide stelo. I tappi vado a cambiarli non tanto per il lato estetico, che anche quello è fondamentale perché come ben sapete anche l'occhio vuole la sua parte, ma in quanto la sede della boccola si è completamente ovalizzata e questo fa sì che anche se mettiamo una boccola nuova ci sarà sempre molto gioco e anche la boccola stessa avrà una vita veramente breve, quindi i tappi vanno cambiati assolutamente. Avantreno completamente smontato e qui si vede la qualità della Kyosho, perché il fagiolo non è un amante della manutenzione. Vi basta pensare che non ha mai smontato i cuscinetti per pulirli, infatti ormai sono completamente andati. Ma questo è un modello che ha oltre 60 litri, ragazzi, 60 litri, e un modello con questo litraggio che arriva in officina ed è in questo stato, beh, è un record. I pezzi che adesso vi andrò a mostrare, che vanno assolutamente cambiati, sono pezzi di normale usura ed è normale andarli a cambiare. Parto subito con la torretta. La torretta va cambiata per un motivo molto semplice: prendi una botta, si piega, la addrizzi, prendi un'altra botta, si ripiega, la addrizzi. Adesso basta, la cambio e la mettiamo nuova. Convergenza anteriore inferiore, perfettamente dritta ma completamente usurata. Non so se riuscite a vedere che ormai siamo arrivati alla boccola che va qui dentro, quindi se continua a usare
questa convergenza, fra poco non si consumerà più qui il metallo, ma si consumerà la boccola. Naturalmente il consumo di questa convergenza va insieme al consumo del telaio, che ormai ha uno spessore di un foglio A4, e dopo ve lo farò vedere, e anche quello andrà sostituito. Paraurti anteriore, che è un pezzo da museo, guardate che bello, guardate lo stato, non riesco a capire come faceva a rimanere attaccato al modello, infatti questo andrà in bacheca. Cassa del differenziale, che la cambio solamente per un motivo: la sede delle viti della convergenza che vi ho mostrato poco fa ormai non ha più la filettatura, quindi vado a cambiare anche la cassa per sicurezza. Cuscinetti che li cambierò su tutto il modello, ne vale la pena e questa Kyosho se lo merita. Boccole dei perni dei bracci che costano veramente poco, ingranaggi del differenziale che hanno fatto la loro vita, non sono mai, e dico mai, stati cambiati, e tutta la linea Kyosho monta di serie ingranaggi in Zama, quindi ingranaggi che hanno una notevole usura, ma in questo caso devo dire che cavolo ragazzi, cioè, per giocare vanno più che bene, però nel momento in cui uno li va a mettere nuovi si vede la differenza, e per fortuna che questi ingranaggi costano veramente poco, meno di 10 euro a confezione, quindi anche questi si cambiano. I restanti componenti del differenziale sono in buono stato, naturalmente andrò a cambiare anche gli o-ring e la guarnizione del differenziale, uniball del tirante dello sterzo che ormai è inesistente, bracci anteriori e per ultimo le boccole delle C che hanno preso parecchio gioco. Queste sono le componentistiche che necessitano una sostituzione per quanto riguarda l'asse anteriore. Adesso riprendo il modello e smonto il centrale. Vabbè, ma lì ci sarà poco da cambiare. Centrale c'è poco da dire, vanno cambiate le spalline di supporto del differenziale centrale perché anche queste hanno la sede delle viti con la filettatura che ormai non c'è più, cuscinetti del differenziale cambio insieme a tutti gli altri cuscinetti, ingranaggi, guarnizioni e o-ring anche del differenziale centrale vanno cambiate, inoltre in questo caso anche i bicchierini del differenziale centrale che sono notevolmente usurati e direi anche parecchio, quindi questi vanno cambiati. La piastra radio che vedete qui non va cambiata, ma vi volevo solo far vedere com'è piegata. Questa si addrizza per fortuna e non c'è bisogno di cambiarla. Adesso mi rimane solo il posteriore. La vedo male. Adesso salta tutto. Eccola, testa vite spanata, tanto il telaio lo dobbiamo cambiare, quindi l'abbiamo un po' inciso. Santo Dremel. Eccola. La MP10 di Federico il Fasciolo è stata completamente smontata. Per il retrotreno le parti da cambiare sono la cassa di trasmissione che presenta molte filettature ormai inesistenti e quindi molte viti vanno a vuoto, bracci posteriori che non sono mai stati sostituiti e dico mai, ma sono piegati, quindi cambiare. Supporto dell'alettone posteriore che ha una forma tutta sua, una sorta di S, quindi è bello svirgolato, boccole dei perni dei bracci, gli eccentrici dei fuselli posteriori, che questi sono quelli in ottone, quindi optional, ma si sono usurati e garantiscono al fusello posteriore un notevole gioco assiale, i cuscinetti che vabbè li cambieremo su tutta
la meccanica, Uniball dei tiranti della campanatura posteriore, che anch'essi hanno preso gioco sulle sfere e hanno un notevole gioco assiale, costano poco e vale la pena cambiarli. Differenziale, come per quanto riguarda centrale e anteriore, cambio ingranaggi, o-ring e guarnizione, mentre adesso vi mostro il pezzo forte, il telaio. Un telaio così non lo vedevo da tantissimo tempo. Vi ricordo 2 anni di utilizzo, oltre 60 litri percorsi con questo telaio. Siete pronti? Ragazzi, davanti è una lama. Aia, può tagliare, è una cosa incredibile. Per farvi capire meglio lo stato di usura, vi basta guardare qui, dove i grani per la regolazione del drop vanno a fare la loro battuta. Vedete da questa parte? Non c'è più. E non è che si è rotto a causa di un urto, si è sfondato con l'usura, cioè nel senso il grano è in acciaio. Naturalmente va a mangiare il telaio piano piano fino a sfondarlo, e qui ormai è stato sfondato. Da quest'altra parte ce n'è poco di più, di dietro insomma è bello segnato, ma ancora c'è del materiale. Lascio montate le paratie perché andrò a sostituire anche queste, visto il tipo di lavoro che andremo a fare su questa MP10, e tenere queste paratie che sono ancora integre ma sono divelte non mi sembra il caso. Via 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 via. Ragazzi, un modello vissuto e goduto fino alla fine. La lista della spesa è veramente lunga e questo mi fa sorgere qualche dubbio sul da farsi. Vediamo le varie opzioni. A. Buttarla. B. Ripararla. C. Migliorarla. Oppure D. Tenerla come soprammobile. La risposta esatta me la darà Federico. Voi nel frattempo commentate questo video e fatemi sapere cosa ne pensate. Se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale e seguitemi su Facebook e Instagram. Ci vediamo molto presto con un nuovo video. Un saluto a tutti. Ciao!